Ciao a tutti, sono Paolo Casagrande al ristorante La Sarte Barcellona. Bentornati. Sono qui da 14 anni, lavoro da 23 con Martín Berasategui, uno degli chef più conosciuti al mondo. Una cucina che gioca col prodotto e con le tecniche catalane, basche, italiane per eccellenza. Giochiamo col Mediterraneo e con il mare e la montagna. È un team molto giovane ed internazionale, con una forte impronta anche in Italia. Quest'anno per La Sarte è un anno importante perché sono 20 anni che il ristorante è aperto e 10 anni di 3 stelle Michelin. L'ultima volta che siamo stati insieme abbiamo fatto un confronto tra Italia e Spagna nel mondo del riso. Abbiamo fatto una paella e poi un risotto. Quest'oggi partiremo dal mondo della pasta, della visione spagnola nel modo di cucinare la pasta, la fideuà. Mentre all'italiana giocheremo con una pasta lunga, sempre con gli stessi ingredienti. Quindi la fideuà è un piatto nazionale, possiamo dire, perché si fa in tutta la Spagna, però è nata nella comunità valenciana. Un piatto nato dai pescatori che, finito il riso, hanno deciso di cuocere una fideuà, una pasta, con quello che avevano in barca, che era un po' di pastina, pesce, con marisco, con crostacei. Oggi vi presenterò una fideuà secondo la mia visione, qualcosa di divertente, molto buono, grandi ingredienti e facile da riproporre a casa. Stiamo preparando i nostri crostacei molluschi per la fideuà e per lo spaghetto. In questo caso abbiamo dei gamberetti bianchi, bellissimi, delle spardegne o cetriolo di mare. Qua li vediamo con la pelle e qua li abbiamo preparati già una volta puliti. Rimangono come dei filetti che sembrano quasi calamari. Continuiamo con dei bellissimi scampi. Le teste abbiamo già tagliate e preparate per il brodo. In questo caso rimaniamo con il corpo e con l'aiuto di una pinzetta toglieremo questa parte. Continuiamo con i ricci di mare. Vediamo come li puliamo. Facciamo una piccola incisione, ci teniamo l'acqua che poi filtriamo, la utilizziamo per fare un'emulsione e con l'aiuto di un cucchiaino tiriamo via le lingue e le sistemiamo in un vassoietto con un po' di pellicola, lasciando la lingua bella pulita. Solitamente con la paella o con la fideuà si serve l'alioli per dare untuosità, per dargli profumo e sapore. Noi in questo caso facciamo una crema all'uovo con una punta di vino di Jerez per dargli questa untuosità che cerchiamo senza utilizzare l'aglio. Vino di Jerez, sale, un po' di succo di limone e rosso d'uovo. In questo caso lo mettiamo in una borsa sottovuoto, lo cuciniamo a 70 gradi a vapore per 10 minuti. Una volta passato questo tempo raffreddiamo in acqua e ghiaccio. Chiudiamo, in casa si può fare semplicemente al bagnomaria, noi preferiamo farlo così, è una forma di pastorizzare anche l'uovo. Dopo averlo sottovuotato lo mettiamo in forno a vapore, come detto, 10 minuti a 70 gradi. Eccoci qua, dopo i 10 minuti di cottura raffreddiamo bene in acqua e ghiaccio, la consistenza sarà quella di una crema. Preparando i crostacei per la nostra fideuà, un altro tocco personale che a me piace molto è usare il riccio. I ricci che non sono belli li usiamo per fare un'emulsione. Usiamo un po' di rosso d'uovo, i ricci freschi e brodo di aragosta che abbiamo precedentemente ridotto. Emulsioniamo bene.
Proviamo a punto di sale e la sistemiamo e la manteniamo in frigorifero fino all'ultimo momento, all'ora di impiattare. Questa è la nostra emulsione di riccio e crostacei che utilizzeremo per lo spaghetto. Elemento importante, il brodo, fare un buon brodo. In questo caso facciamo un brodo con teste di gambero, carabiniere, con scampi, molto forte e concentrato, bello ridotto, perché la fideuà, a differenza della paella, che sono 15-16 minuti di cottura, la fideuà in 5-6 minuti è cotta. Qua abbiamo fatto un mix con gamberi, scampi, con quello che abbiamo. Tostiamo bene le nostre teste. In questo caso quello che facciamo è un brodo veloce che ci servirà per i due piatti che prepariamo. Dopo aver tostato bene le teste, sfumiamo con un po' di vino bianco e di brandy. E lo lasciamo sfumare bene. E incorporiamo le nostre verdure. Scalogno, carote, sedano, pomodoro fresco. Non voglio mettere troppa verdura nemmeno perché si senta bene il crostaceo, e sì, un po' di pomodoro concentrato, e lo facciamo cucinare durante 5 minuti. Ora mettiamo un po' di ghiaccio. Per abbassare completamente la temperatura mettiamo la stessa quantità di ghiaccio per la stessa quantità d'acqua. Una volta bagnato il brodo, quello che facciamo è aspettare che arrivi a bollore, una cottura di 40 minuti e lo stesso tempo di infusione con delle foglie di basilico. Ben tappata con il nostro basilico. Una volta lanciato il brodo che è in cottura, ci prepariamo il resto degli ingredienti. Iniziamo con la salmoretta. La salmoretta è un pesto tipico utilizzato per paella, per fideuà, serve per potenziare il sapore della nostra fideuà, e in base alla zona di provenienza dove si cucina si usano ingredienti differenti. Nel nostro caso si usa la mandorla, perché nella zona di Tarragona soprattutto si trovano tante noci, mandorle, e così vediamo l'influenza della cucina catalana. Olio d'oliva, aglio. Qua abbiamo Giuseppe che sta preparando la gnora, che è tipico peperoncino affumicato, non piccante, spagnolo, che abbiamo precedentemente idratato in acqua tutta la notte. Aggiungiamo le nostre mandorle. In questo caso, una volta idratato il peperoncino, si toglie la polpa, che è quella che utilizzeremo per il nostro pesto. Pomodoro fresco. Lasciamo cuocere circa 12 minuti. Aggiungiamo un po' di sale già dall'inizio. Continuiamo con la nostra gnora. Passati i primi minuti di cottura, aggiungiamo un po' di prezzemolo, continuiamo a far cuocere almeno 5-10 minuti in più. Una volta triturato bene, la passiamo col colino fino fino, che non rimangano pezzettoni. Continuiamo con la nostra fideuà. Primo passo, olio d'oliva.
Questa è una pasta per fideuà, tipo capello d'angelo, fino. Tostiamo benissimo la nostra pastina. Come ben vedete abbiamo preso una paelliera, la pentola che si utilizza per l'arroz, per la paella, perché è lo stesso identico metodo di cottura. Una volta ben tostata la pasta, vedete come ha cambiato colore, sembra secca, aggiungiamo la nostra samarretta, bagniamo con il brodo. Aggiungiamo un po' di liquido ancora, vediamo che non rimanga una buona parte di liquido e facciamo cuocere come fosse una paella. Questa pasta ci chiederà più o meno 5 minuti di cottura. Gli ultimi minuti sono importantissimi, quello che cerchiamo di far prosciugare tutto il liquido senza muovere la pasta, vediamo, dobbiamo giocare un po' con l'induzione. Quasi non c'è più liquido, quello che facciamo è mettere della carta stagnola, dell'alluminio sopra e lasciamo 3 minuti di orologio. Nel frattempo quello che faremo è condire un po' i nostri crostacei con del buon olio d'oliva, un po' di sale e della buccia di lime. Tempo di marinatura è il tempo di riposo della nostra fideuà. In Spagna solitamente si lascia la pasta parecchio cotta, la mia visione come sempre è il filettino al dente, come vedrete dopo questi minuti e questo tempo passato vedrete come io gioco con la consistenza della pasta e la consistenza dei crostacei. Stappiamo la nostra fideuà, guardate che bella, con lo stesso vapore ha concentrato i sapori e andiamo a terminare con il nostro scampetto. Qua stiamo mettendo il cetriolo di mare, tutto a crudo perché con lo stesso calore della pasta darà una piccola cottura al nostro pesce. Finiamo con i ricci di mare che abbiamo preparato precedentemente, con il nostro rosso d'uovo marinato lo accostiamo ai ricci di mare e finiamo con un po' dell'emulsione di riccio che abbiamo preparato prima. In ultimo finiamo con una bella grattata di lime, nel mio caso come la fideuà come piace a me ci aggiungiamo anche un po' di olio d'oliva in crudo. Questa è la mia versione della fideuà del Señoret o ciega come la chiamiamo in Spagna, perché è tutta da mangiare, non devi pulire niente e tutto il sapore è concentrato nel brodo e nel sapore della paella. Disfruttatela! Passiamo ora alla seconda ricetta, prendiamo degli spaghetti e usiamo gli stessi ingredienti della fideuà. In questo caso quello che facciamo è cuocere lo spaghetto in primis in acqua salata. Ok, abbiamo dato 4 minuti ai nostri spaghetti e ora li facciamo raffreddare a secco, giusto con un po' di olio d'oliva, per poi dargli una seconda cottura nel brodo. In questo caso quello che faremo è mettere del brodo, ridurlo quasi a secco, saranno 2 minuti, vedrete anche come cambia di colore lo spaghetto, assorbendo tutto il brodo di scampo. Dobbiamo stare attenti adesso in questo ultimo passo, a ridurre perfettamente tutto il brodo perché poi non lo rilasci. Vedete come ha cambiato di colore lo spaghetto? Quando inizia a attaccarsi allora è pronto e lo raffreddiamo direttamente con del ghiaccio sotto. E in questa stessa bowl
termineremo l'impiattamento. Raffreddati anche la seconda volta, siamo pronti a montare il nostro piatto. In questo caso l'emulsione riccio che abbiamo utilizzato anche per la fideuà la utilizziamo per dar cremosità ai nostri spaghetti, sarà la nostra salsa, e aggiungiamo il nostro cetriolo di mare. Prepariamo il nostro nido. Un po' di scampo, un po' di gambero, i nostri ricci, rosso d'uovo marinato, e possiamo di nuovo aggiungere un pochino della nostra emulsione e finire con del lime. Questo è un piatto semplicissimo come vedete, però buonissimo. Per qualsiasi amico che viene a casa a mangiare ti consiglio di farlo. Ti porta al mare, ti porta in spiaggia. Anche questa volta con Italia Squisita ci siamo divertiti a giocare un dialogo tra Italia e Spagna. Spero vi siate divertiti, spero che ripetiate questi piatti e che abbiate preso buoni spunti per convincere i vostri amici in una buona cena a casa. Ci vediamo nella prossima puntata e vi aspetto a Barcellona nella Sarte, Paseo de Gracia con Mallorca.